In questo video vi voglio raccontare di un territorio con uno stretto rapporto tra collina e mare, un paese costituito da vicoli medievali, antichi fontanili, un ruscello che taglia le sue varie frazioni, un esempio preziosissimo di architettura normanna, una spiaggia con un mare cristallino e la sontuosità del Monte Scuderi che fa da cornice. Benvenuti ad Itala. Venite con me! Il comune di Itala appartiene al versante ionico della provincia di Messina ed è stato definito come una perla incastonata tra terra e mare. Il nome Itala è davvero curioso, va detto, ed è stato oggetto di ricerca e di studio da parte di numerosi storiografi italiani e stranieri, per via della sua somiglianza grafica e fonetica con il nome Italia. E si pensa che questo toponimo, Itala, deriverebbe dal re Italo, figlio di Enotro, il quale avrebbe dato il proprio nome all'estremo lembo della penisola. Vi è però anche una teoria secondo cui si associerebbe una derivazione araba, probabilmente dalla parola Kaitala, che scomposta può identificarsi con Kait Ali, in arabo capitanato o alcaidato di Ali. Ad ogni modo, le prime attestazioni di questo toponimo si hanno in epoca normanna, con il nome di Gitala. Siamo precisamente nell'anno 1092, quando il conte Ruggero concesse all'abate Gerasimo i villaggi di Ali e di Gitala, e all'interno dell'atto fu donato anche il monastero dei Santi Pietro e Paolo. È da notare come i normanni assimilarono gli elementi migliori dell'arte araba e diedero vita ad un'arte che in architettura ci ha donato dei veri e propri gioielli. Ci troviamo in particolare nella frazione Croce, una frazione immersa nella natura, circondata da frutteti e agrumeti. È qui che si può scoprire la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, che sorge su un pianoro dove la tradizione vuole che si sia combattuta un'aspra battaglia tra normanni e saraceni, conclusasi con la vittoria del conte Ruggero, il quale, per sciogliere un voto, pare abbia fatto costruire la chiesa ed il monastero tra il 1092 e il 1093. Questo cenobio fu per molti secoli un luogo non solo di cultura, ma anche di produzione, dove si coltivavano oliveti, vigneti, gelseti, dove si allevava bestiame e dove si produceva la seta direttamente dal bacco da seta. La forma basilicale della chiesa è fra le prime che riapparirono in Sicilia dopo il periodo arabo. La facciata principale appare molto sobria, ma animata da arcature a uno o più incassi e da una ricca policromia di mattoni, ora minuti, ora molto grandi, in contrasto con blocchetti di pietra naturale di vario colore e blocchetti di pietra lavica. Ancora più suggestivi sono i fianchi delle pareti laterali, dove l'intreccio degli archi a tutto sesto si complica geometricamente in forme trilobate. Negli ultimi secoli il monastero vide ridursi le proprie rendite e il proprio potere, fino a che non vi rimase ad amministrarlo solo un priore. Ciò che è incredibile di Itala è che il suo territorio si estende dal mare fino alle frazioni collinari nel raggio di pochissimi chilometri. A Itala Marina si può camminare lungo la spiaggia e scoprire i vari sottopassaggi che permettono l'accesso al mare da sotto la ferrovia. A differenza delle altre località costiere, Itala Marina, assieme a Scaletta Zanclea, non possiede lungomare, ma questa modalità per accedere alla spiaggia, a mio avviso, è davvero caratteristica. Da Itala Marina ci si sposta verso l'interno, scoprendo le sue varie frazioni. Molto suggestiva è la frazione Mannello, a sviluppo radiale, sulla cui sommità sorge la chiesa di Santa Venera, eretta tra il 1622 e il 1623. Per poterla raggiungere ci si deve muovere esclusivamente a piedi, camminando per viuzze e vicoletti.
Vi è inoltre la frazione Croce, con un'ottima piazza panoramica e un'ottima esposizione, oppure la piccola frazione Borgo, con la chiesa della Madonna della Catena, del 1500. O infine la frazione Itala, con la bellissima chiesa della Madonna del Piliero. E una torre quattrocentesca riadattata a palazzo signorile. Il tutto incorniciato in uno splendido paesaggio costituito da boschi, frutteti e il torrente Acquicella che attraversa le varie frazioni. Infine, ho avuto modo di scoprire che questa è la zona di produzione del vino mamertino e soprattutto dell'amarena, ma non ha niente a che fare con il frutto. L'amarena è un vino liquoroso prodotto esclusivamente nel territorio di Itala. Il sindaco Daniele Laudini, che coltiva da tempo la passione del vino, ha avuto il piacere di raccontarmi entrambi i prodotti. Quindi Itala ricade tra i comuni in cui si produce il mamertino. Sì, i comuni sono, se non erro, 32. Non è altro che un vino diciamo, costituito da due vitigni fondamentali e principali che sono il Nero d'Avola e il Nocera. L'amarena è un prodotto povero, nel senso è un mosto cotto, quindi questo mosto fresco, il mosto appena pigiato dalle uve viene messo a bollire, viene ridotto di una certa, quindi con l'ebollizione ovviamente si riduce di circa la metà e poi durante questa ebollizione vengono messe delle foglie della pianta dell'amarena, che è un ciliegio, non è il ciliegio selvatico, è una qualità. Vengono messe queste foglie all'interno durante la bollitura. Una volta portate ad ebollizione e quindi ridotto di una certa quantità, si aggiunge un'altra percentuale di mosto crudo sempre, si aggiunge e si filtra, si mette in un contenitore di vetro di solito o in legno e si fa fermentare. Dico sempre che questo è un prodotto che si esprime nel tempo. L'obiettivo è quello di creare un disciplinare, farlo riconoscere a livello regionale, quindi creare una DOC e produrre ufficialmente questo prodotto e iniziare a immetterlo sul mercato, perché ritengo che sia un orgoglio e soprattutto ritengo che sia un prodotto che non ha nulla da invidiare ai vini dolci che vengono, diciamo, messi sul mercato quotidianamente. Ed un enorme grazie va al comune di Itala e Scaletta Zanclea per avermi dato l'ospitalità qui, presso la parrocchia, presso la canonica di Itala Marina, e così ho avuto la possibilità di realizzare questo video. Grazie mille.